Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà su una PCB che serve per testare i motori brushless a 5 cavetti. La PCB in questione è questa, è una versione 3S. Ci sono già altri video nel canale in cui ci sono le varie versioni, ovviamente fino alla 3. Che cosa cambia tra la 3 e la 3S? Beh, cambia il display, perché in questa qua il display è posto in questo modo, con questo display voltaggio doppio in cui si visualizza sia la 15 volt che il controllo della velocità, mentre nell'altra versione, la versione 3, che trovate il video nel canale, ci sono dei morsetti laterali qui alla PCB in cui vanno collegati dei display, sia il display della 15 volt che del controllo della velocità. Ma veniamo a noi, a cosa serve questa PCB e soprattutto a chi serve. La PCB serve per testare i motori brushless dei condizionatori, i motorini sia del ventilatore interno e il motorino del ventilatore esterno. Per darvi un'idea vi faccio vedere i motori. Questo qua è un motore interno a 5 cavetti che fa girare la ventola tangenziale del condizionatore. Poi andrò a spiegare anche come funzionano questi 5 cavetti. Qui c'è il diagramma sopra che in pratica vi dice a cosa serve ogni cavetto. Ovviamente c'è specificato cavetto blu, cavetto black GND, cavetto yellow VSP, white VCC, ma lasciamo perdere il diagramma, tanto poi andrò a spiegare bene tutti i cavetti, a cosa servono e il loro funzionamento. Questo qua è di un 24.000 BTU. Questo invece sempre di un fan esterno, unità esterna, ed è in corto sulla 15 volt. Poi andremo a vedere la PCB come rileva il corto. Questo viene montato sia sui 9 che sui 12.000 BTU unità esterna, sempre a 5 cavetti. Ovviamente questa scheda la dobbiamo montare. Qui ci sono vari componenti già pronti che andremo a montarla, ma prima voglio spiegare un po' il progetto, come funziona. Bene, incominciamo dalle resistenze che vediamo qui poste in parallelo, una a fianco all'altra. Abbiamo la resistenza R9 220K. Questa resistenza fa da limitatrice per il LED rosso che sta a indicare la presenza della 300 volt. Poi abbiamo la resistenza da 4,7K che fa da limitatore per il LED verde. Questo LED verde va a lampeggiare e sta a indicare che i sensori Hall all'interno del motorino sono integri. Poi andrò a spiegare il funzionamento dei sensori Hall. Poi abbiamo una resistenza da 47K che serve per il potenziometro, che va posto qui. Questo potenziometro regola il voltaggio, la velocità in cui il motorino deve girare da 0 a 5 volt. Poi abbiamo un altro resistore da 470 ohm, serve per limitare il voltaggio sul buzz, in cui il buzz è da 12 volt. In pratica è questo qua, va messo posizionato qui. Questi tre resistori sono da 1 watt. Poi abbiamo un resistore da 36 ohm, serve sempre per il buzz. Nei momenti in cui la 15 volt è in corto, il buzz va a fischiare, a suonare, in cui ci indica la presenza
del corto sulla 15 volt. Questa resistenza qui da 36 ohm serve per non far bruciare il buzz. Poi abbiamo un'altra resistenza da 3 watt, un K per la 15 volt. Poi abbiamo un'altra resistenza da 330k sulla 300 volt di protezione. Poi abbiamo un'altra resistenza da 220k per i LED blu che indicano la presenza della 220 volt. Questa resistenza 220k limita la corrente e abbassa il voltaggio per far accendere due LED blu. Queste LED blu si accendono in corrente alternata. I due LED blu sono posti uno al contrario dell'altro e l'occhio umano non riesce a vedere il lampeggio veloce di questi LED blu perché hanno una frequenza di 50 Hz, perché in realtà questi LED blu si accendono in corrente alternata, ma in sé per sé il LED in realtà è un diodo, quindi non è un problema andarlo a mettere su una corrente alternata. Ripeto, due LED sono posti uno al contrario dell'altro in modo che tutti e due si accendono, quindi non è un problema qui seguire la polarizzazione. E ripeto, questi LED indicano la presenza del 220 volt. L'occhio umano non riesce a vedere il lampeggio perché in realtà questi LED lampeggiano molto velocemente a una frequenza di 50 Hz. Qui abbiamo il connettore per l'entrata della 220 volt, un fusibile termico in caso va in corto il ponte diodo. Poi abbiamo questo alimentatore switching che va posto qui, che serve per dare la 15 volt al motorino brushless. Adesso andrò a spiegare un po' anche il motorino, come funziona e i vari cavetti uno per uno. Come ho detto prima, qui va posto il potenziometro, qui il display, qui va il buzz, poi qui vanno tutti i vari connettori che andremo a montare in questo video. Mettiamo da parte la scheda. Bene, prendiamo il motorino, vado a spiegare un po' come funziona. Qui c'è il diagramma dei 5 cavetti. All'interno questo motorino ha una schedina. Sui condizionatori potete trovare sia quella a 5 cavetti che a 3 cavetti. Quello a 3 cavetti non ha la scheda interna ma solo gli avvolgimenti, sono sempre brushless, da non confondervi con quello a 220 volt. Vi mostro un motorino fan a 220 volt AC, corrente alternata, lo potete vedere qui sopra, c'è scritto 220 volt, la sinusoide indica la corrente alternata e l'indicazione dei 50 Hz che sta a indicare una corrente in 50 Hz, a differenza di un DC. Possiamo vedere qui DC 310 volt. Il DC, a differenza dell'AC, sono due cose diverse. AC alternata corrente funziona a 50 Hz, il DC non ha Hz ma funziona in corrente continua, come si può vedere da questo segnetto qui indicato corrente continua, mentre qui, come ho detto prima, abbiamo la sinusoide. Ok? Quindi sono due motori diversi. Questo qua si usava sugli on off, questo qua si usa sugli inverter di ultima generazione. Togliamolo di mezzo perché c'è già un video nel canale in cui spiego questo, ne farò altri in cui dedicati per questo. Ma torniamo sul brushless. Come ho detto prima, brushless ci sono due tipi: quello a 3 cavetti, che è questo,
questo qua è di un'unità esterna, 3 cavetti. La differenza dove sta? Che questo ha una schedina interna, questo qua ha solo avvolgimenti all'interno, quindi non ha la schedina interna, ma i principi di funzionamento sono uguali, solo che questi qua 3 cavetti, non avendo la schedina interna, si guastano difficilmente, a meno che non si rovinano le bobine. Per fare i test su questo ho fatto vedere più volte, ripeto, ci sono dei video nel canale, non andremo a farlo in questo perché altrimenti ci dilunghiamo. Bene, concentriamoci su questo a 5 cavetti, perché è nata la PCB per testare questi motori fan, perché in pratica se si rovina la scheda interna è difficile andare a vedere dove sta il problema, se sulla scheda esterna oppure sulla scheda interna del motorino, e quindi nasce questa PCB per testare la schedina interna. Che cosa va a fare questa PCB? Beh, innanzitutto va ad alimentare la schedina interna a 300 volt da questi due cavetti, rosso e nero. Potete vedere che il cavetto rosso lo trovate sempre distaccato dagli altri 4 cavetti perché ha la presenza della 300 volt che viene mandata da questa schedina, ovviamente dalla scheda inverte quando è posizionato sulla sua scheda. Il cavetto nero è sempre il GND, il cavetto bianco può essere anche di un altro colore, questo cavetto, e non è detto che sia bianco. Su questo cavetto che viene subito dopo il GND sta sempre la presenza della 15 volt. Poi abbiamo il controllo della velocità e il feedback per ultimo. Attenzione, questi due cavetti in alcuni ventilatori si possono scambiare, ok? Quindi fare sempre riferimento al diagramma posto sul motore brushless. Se sul diagramma trovate FG, blu FG, sta come feedback, mentre invece, come ho detto prima, il red è sempre la 300 volt, il white VCC la 15 volt, yellow VSP, che è questo in pratica il penultimo, è il controllo della velocità. Ricordatevi VSP. Detto questo, ragazzi, andiamo a montare la scheda, così poi faremo dei test.
Bene ragazzi, PCB finita. Adesso su questo morsetto andremo a mettere una spina da 220 volt. Ok, montato i cavetti per la 220 volt, montato anche il motorino, unità interna brushless a 5 cavetti. Mettiamo un coperchio per proteggere, perché qui abbiamo la presenza della 300 volt. Me ne manca un altro, li ho ordinati, mi devono arrivare. Diamo alimentazione, si sono accesi i led blu, la presenza della 220 volt, si è acceso il led rosso, la presenza della 300 volt. Su display possiamo vedere la 15 volt, sono 14,5 perché abbiamo una caduta di tensione. Il led, quello verde, non si è acceso, ma attenzione, se giriamo leggermente l'alberino del ventilatore vediamo che si è acceso il led verde. Lo giriamo così manualmente. All'interno ha 3 sensori Hall il motorino, che quando viene girato l'alberino questi sensori vanno dal polo positivo al polo negativo e quindi indicano la presenza di giri. Questa presenza di giri viene mandata sul cavetto blu, cavetto del feedback, che è questo qua, e viene trasmesso al microcontrollore. Quello che serve a noi è andare a controllare se questi sensori Hall sono integri, e quindi muovendo già con le dita l'alberino possiamo vedere la presenza dei sensori Hall che sono integri. Bene, andiamo a far girare il motorino. Inizierà a girare circa 2 volte 5, eccolo qui. Possiamo vedere il led verde che lampeggia, come ho detto prima, i sensori Hall che passano dallo stato 0 allo stato 1, 0 volt, 5 volt. E andiamo più veloce, possiamo testare il motorino anche in velocità. Ok, adesso togliamo alimentazione e andiamo a mettere un motorino di quelli esterni. Attenzione, tolta l'alimentazione il led rosso rimane acceso, sta a indicare che il condensatore è carico e quindi dobbiamo aspettare che il led rosso si spegne totalmente. Ci vorrà circa 30-40 secondi. Una volta che il led rosso si spegnerà possiamo mettere le mani. Vi ricordo che sul condensatore c'è la presenza di 300 volt DC, molto pericoloso. Ok, il led rosso si è spento, andiamo a rimuovere questo connettore. Mettiamo questo da 24.000 BTU. Il cavetto rosso va posizionato sempre dal lato in cui è distaccato. Possiamo vedere che manca un pin e quindi il cavetto rosso va posto sul pin, quello più isolato. Mettiamo il cappuccio di protezione, accendiamo la PCB. Anche qui possiamo vedere con l'alberino i sensori Hall. Giriamo il potenziometro e possiamo vedere il motore inizia a girare. I sensori Hall all'interno sono integri. Motore brushless 24.000 BTU. Ok, voglio farvi vedere che staccando un cavetto del feedback il led verde non lampeggia più. In questo momento abbiamo un problema sui sensori Hall. Andiamolo a collegare nuovamente. Ok,
Togliamo alimentazione perché adesso andremo a testare un motore guasto. Bene, montato un motorino che è in corto sulla 15 volt, do alimentazione, vi faccio vedere che interviene il buzz. Come possiamo vedere, il buzz è intervenuto e sta a indicare che il motore è in corto sulla 15 volt. Ok. Una cosa importante, se abbiamo qualche connettore diverso e non si può collegare su questi connettori, abbiamo la possibilità di collegarlo su questo connettore nero in cui ho tolto il cappuccio. Vi ricordo sempre che la 300 volt bisogna fare riferimento sulla scheda perché è segnalato il pin della 300 volt e possiamo vedere che il pin della 300 volt è questo qua, dove qui c'è anche segnato sulla PCB. Come ho detto prima, il cavetto rosso è sempre la 300 volt, quindi bisogna fare in modo che il cavetto rosso va a capitare sul pin della 300 volt in questo modo. Do alimentazione. E possiamo vedere che sta funzionando. Questo è un connettore universale. Per tutti quei connettori che sono diversi possiamo usufruire di questo connettore universale. Perché qui ho messo due connettori uguali, uno al contrario dell'altro? Perché in pratica se avessimo il cavetto rosso posto dall'altra parte e quindi il cavetto rosso, mettiamo caso che si trova da questo lato, non possiamo usufruire di questo connettore, ma bensì possiamo usufruire di quest'altro connettore. Ok, quindi i due connettori uno al contrario dell'altro serve per questo. Bene ragazzi, per quanto riguarda il box scatoletta, io adesso vi faccio vedere una foto perché un ragazzo, un iscritto del canale, si è offerto per progettare delle box scatolette tramite 3D personalizzate. Vi faccio vedere la foto della versione 3. Bene, quella che avete visto è la foto della versione 3. Per la scatola invece della 3S, che è questa qua, basta mandare la PCB a lui e lui vi realizzerà una box scatoletta adatta per la vostra PCB. Io purtroppo non ho la stampante 3D al momento, quindi ripeto, se vi interessa potete fare riferimento a Lino, che ringrazio per aversi offerto a realizzare queste scatolette. Vi lascio l'email sua sotto qui in descrizione e anche il numero di WhatsApp. Bene, da Memory Frigger questo è tutto. Per qualsiasi chiarimento o domanda su questa PCB mi potete contattare sulle sempre che vi lascerò alla fine del video o sotto in descrizione. mimorefrigger@gmail.com. Bene ragazzi, da Memory Frigger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.